Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi voglio fare con voi un asciughino, canovaccio, strofinaccio, chiamatelo come preferite, con delle rimanenze di stoffa e con degli scarti appunto di alcune stoffe. Allora avremo bisogno di due stoffe principali, in questo caso io ne ho tagliata una di 55 cm, alta 54 cm, e poi di un altro pezzo di stoffa che ho tagliato nella misura di 55 cm, alto 27 cm. Quindi avrò bisogno di queste due stoffe principali, dopodiché utilizzerò degli scarti di stoffa che dovrò ridurre ulteriormente. Poi, se vogliamo, possiamo utilizzare un merletto, in questo caso è largo 1,5 cm. Bene, io direi quindi di metterci subito al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati appunto sulle prossime uscite dei prossimi video tutorial. Quindi buona creatività a tutti! Da questi ritagli di stoffa io dovrò avere dei quadratini di 8 cm x 8 cm e ne dovrò fare 4 senape e 4 viola. Io li ho già tagliati e 2 li ho piegati in questo modo per farvi vedere. Ora lo facciamo insieme. Adesso sulla parte dritta della mia stoffa più piccola traccerò una linea distante 1 cm dal bordo e lasciando 1,5 cm da questi altri due bordi, i bordi verticali. Allora, per farvi capire meglio ne ho tracciate due di linee. Questa qui è 1,5 cm e questa qui è 1 cm dal bordo. Qui ho lasciato 1,5 cm e la stessa cosa l'ho fatta anche di qua. Anche qui ho lasciato 1,5 cm dal bordo, questo qui verticale. Ora io dovrò posizionare tutti i miei triangolini partendo dal 1,5 cm, perché questo spazio poi ci servirà per risvoltare il canovaccio e quindi fare il bordo del canovaccio. Sistemerò in base alla misura, quindi quando li sistemo andrò a vedere se dovranno sovrapporsi oppure restare staccati sulla base appunto di come viene la decorazione. Ho ritracciato la linea quella a 1,5 cm passando sopra ai triangolini con la riga. A questo punto, ovviamente sotto la macchina da cucire cercate di sistemarli se si spostano, altrimenti dovrete fissarli con altri spilli se avete paura che si possano muovere. Però diciamo che avendo la linea segnata dobbiamo rimanere con la base di questo triangolo sulla linea, quindi prima di cominciare la cucitura del triangolo successivo cerchiamo di vedere se appunto il triangolino è in linea. Quindi noi andremo a fare una cucitura a mezzo centimetro dal bordo del triangolo su tutti quanti i triangolini, proprio per fissarli, ricordandoci che
deve restare 1,5 cm dal bordo laterale, sia di qua che di qua. Eseguite quindi la cucitura piano in modo che potete controllare ogni singolo triangolino che venga attaccata alla giusta altezza e soprattutto che sia sormontato in modo corretto. Vedete, io qua ce l'avevo sotto anziché sopra, eccolo qua, quindi lo mettiamo sopra. Quindi mi raccomando di controllare tutte queste cose qui, perché questa sarà la decorazione appunto del canovaccio. Tutte le cuciture del canovaccio saranno un punto dritto base della macchina da cucire. Andiamo a cucire i nostri triangolini. Adesso sul lato dove andrà messa la stoffa, appunto dritto contro dritto, andremo a segnare qui, su questa stoffa qui di fondo, 1,5 cm. Tutte le linee che ho tracciato in questo progetto con questa penna sono cancellabili attraverso il calore del ferro da stiro. Adesso noi andremo a posizionare questa stoffa sempre dritto contro dritto e con i triangoli verso il basso qui, mettendo il bordo di questa stoffa bianca, lo metteremo proprio qui sulla linea. Adesso noi andremo a cucire su questa cucitura che già abbiamo fatto prima, ma la proseguiamo fino alla fine, sia di qua che di qua. Allora, adesso noi ci troviamo in questa situazione qui, quindi abbiamo i due laterali liberi e dietro abbiamo quest'altra situazione. Abbiamo questa parte e questa parte più grande. Adesso noi andremo a piegare con il ferro da stiro, faremo una piega in questo modo qui, quindi da mezzo centimetro. Una volta che noi abbiamo fatto questa piega da mezzo centimetro, noi adesso andremo a girare il tessuto e a metterlo in corrispondenza della cucitura che abbiamo effettuato per fermare i triangoli. Questa è la nostra stoffa piegata in corrispondenza appunto della cucitura che abbiamo fatto prima. Non so se riuscite a vederla, spero di sì. Allora, adesso noi dovremo fare due cuciture, dovremo fare una cucitura qui e una cucitura qui sotto. La cucitura qui sotto corrisponde all'impuntura dei triangoli, quindi una cucitura vicino al bordo per fermare ulteriormente i triangoli, e poi va fatta una cucitura qui sopra, sempre vicino al bordo, per non avere questo gioco qui con la stoffa, ma quindi per fissarla, quindi dietro risulterà perfettamente rifinito. A questo punto, è una scelta che dobbiamo fare ora, possiamo decidere di quindi applicare un merletto. Vedete, qui c'è un piccolo rigonfiamento dove si vede perfettamente dove arriva la stoffa. Quindi o applichiamo e quando andiamo a impunturare, a fare la cucitura di ribattitura per i triangoli, applichiamo il merletto a questa altezza qui, oppure facciamo la ribattitura qui e poi andiamo a mettere il merletto nella seconda cucitura che dobbiamo fare qui sopra. Questa è una cosa puramente estetica, come piace a voi, e quindi è una scelta che dovete fare però in questo momento per applicare appunto il merletto, se volete applicarlo, altrimenti è facoltativo. Fate semplicemente le due cuciture che corrono parallele e avete terminato la parte decorativa.
andiamo ad eseguire una cucitura vicino al bordo lasciando 2 mm qui sopra con un punto dritto. Dopo aver applicato il merletto ci dedicheremo al gancetto per appendere l'asciughino. Quindi io ho ritagliato un pezzettino di tessuto che mi avanzava nella misura di 10 cm per 6 cm. Adesso io non farò altro che piegarlo a metà, dopodiché piegherò la metà della metà che avevo già fatto prima. Io questa operazione l'ho fatta con le mani, ma voi potete aiutarvi tranquillamente con il ferro da stiro. Adesso andremo a cucire qui sul bordo a 2 mm e di qua sempre sul bordo a 2 mm e avremo il gancetto per appendere l'asciughino. A questo punto dobbiamo fare tutto quanto il bordo del nostro asciughino. Se volete aiutatevi con il ferro da stiro. Andiamo a spillare o a mettere le mollettine per tenere questo bordo che stiamo appunto facendo. Ora ho preparato tutto quanto il bordo in tutti i lati, eccolo qua, per poter cucire tutto quanto con la macchina da cucire. Adesso in questo momento qua metterò appunto il mio gancetto per appendere. Io lo posiziono in questo modo qui, cioè lo metto qui sotto, quindi eviterò ulteriori cuciture, all'angolo. Ovviamente potete posizionarlo dove meglio credete, insomma. E questo sarà il gancetto del mio asciughino. Adesso andrò a cucire su tutti e 4 i lati del mio asciughino. Ed ecco qua il mio asciughino terminato. Vi do anche le misure del progetto finito, quindi parliamo di una lunghezza di 72 cm per una larghezza di 51 cm. Per questo progetto io ho utilizzato del tessuto Panama, quindi questo è Panama, questo è Panama, questo giallo è un tinto in filo e questo viola qui è cotone semplice, infatti questo rimane più sottile rispetto a questo. Ovviamente voi potete utilizzare qualsiasi tipo di tessuto, tenendo presente che il Panama io lo trovo giusto anche come peso e come consistenza, appunto per poter fare un asciughino. Il Panama è leggermente più leggero del canvas, quindi insomma è un tessuto bello, resistente, morbido, ma comunque ha un peso un po' più importante rispetto a un cotone molto sottile. Il risvolto è poco meno di 1 centimetro qui al lato, di 1 centimetro qui sopra e sotto.
Come potete vedere qui dietro è perfettamente rifinito, quindi la giuntura è stata appunto rifinita e questo è il lavoro com'è venuto. Per quanto riguarda questa cucitura qui, che è una cucitura spessa perché contiene dentro parecchi strati di tessuto girati più volte, io ho utilizzato una funzione del piedino che potete trovare nel video che vi lascio sotto la descrizione del video, che è il video di come fare l'orlo jeans. Infatti questa funzione del piedino si usa particolarmente per gli orli dei pantaloni, in particolar modo per i jeans, che appunto, come potete immaginare, sono molto spessi e duri. Quindi potete trovare lì, in questo video che ho fatto, come utilizzare al meglio il piedino per poter fare appunto questa cucitura in modo semplice, senza che rompiate l'ago o che vi si blocca la macchina o cose di questo tipo. E il video è quello per l'orlo jeans. Bene, dunque, a me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite dei prossimi tutorial. In questo modo resterete sempre aggiornati sulle nuove uscite. Poi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando di condividerlo. Ciao!